Spiegazione sulla forma della Terra, cosa ci hanno fatto. Un saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus, è il plus che fa la grande differenza. Segue la traduzione di uno dei molteplici video del canale YouTube 434 e questa introduzione vuole chiarire che quanto esposto riguarda il video originale, pertanto i link indicati si leggono su quel video, trovate il link nella descrizione. Considerato che tantissimi argomenti li trovate sul prestigioso indice alfabetico, nella descrizione trovate anche questo link per facilitare le vostre ricerche. In basso inserisco i titoli da cercare, come ad esempio quello che vedete qui, Spiegazione della Terra piatta 2, che in soli 20 minuti riassume stagioni, eclissi, stelle, rotazione dei corpi celesti, eccetera. Sulla pagina indice alfabetico potete consultare liberamente le oltre 3800 voci fra audio, video e documenti da scaricare senza alcuna sottoscrizione, abbonamenti, iscrizioni o registrazioni. Buona visione! Sì, è arrivato il momento di questo video. Dopo alcuni video sulla verità riguardo alla Luna e al Sole, ora dobbiamo parlare dell'argomento più importante di tutti, la forma della Terra. 3 anni fa mio fratello mi ha mandato un video cercando di convincermi che la Terra non è assolutamente un globo. Come tutti, ho scosso la testa e ho iniziato a cercare argomenti per dimostrargli che si sbagliava. E come tutti, ho fallito. Ed è così che ho scoperto la verità semplicemente cercando di smontare la sua teoria. Questo video parla della verità non solo di come è realmente la Terra, ma anche del suo posto nella vita e in questo regno fisico. Questo video potrebbe essere l'inizio di un lungo viaggio che potrebbe potenzialmente cambiarti la vita. Non sto esagerando. Attenzione, non si torna indietro. Una volta che avrete appreso ciò che sto per dirvi, non vi sentirete più a vostro agio con le persone comuni e chi è privo di pensiero originale di questo mondo. Ciò che sto per presentarvi non può essere dimenticato né ignorato. La maggior parte di voi non sarà pronta per questo video, quindi vi suggerisco di dedicare qualche ora alla visione e all'analisi di tutto ciò che presenterò. La vostra comprensione della Terra è intrecciata con la vostra identità e separare queste due cose causerà dolore. Voglio che ci pensiate 2 volte prima di continuare a guardare questo video. Sarà un video importante ma anche molto intelligente e tratteremo di vera scienza. Potete usare questo video come strumento di misurazione del vostro indottrinamento, confrontandolo con fatti e logica. Può aiutarvi a riconoscere e comprendere il vostro posto di questa realtà, permettendovi, si spera, di disconnettervi dal sistema. Pensavo che fosse sufficiente presentare prove razionali per far cambiare idea alle persone. Oggi so che quasi mai è così perché le persone sono creature emotive, guidate da pregiudizi cognitivi, mentalità di gregge e legami affettivi che ostacolano l'apprendimento e l'accettazione della verità. Ma se vi aprite a ciò che ho da dirvi oggi, questa sarà l'ultima volta che penserete erroneamente di vivere su una palla che gira. Qualunque sia la vostra ideologia, vi chiedo di metterla da parte mentre guardate questo video. Questo non è un video di dibattito perché non c'è nulla da discutere. Non sono qui per promuovere alcuna ideologia se non per aiutarvi a vedere la verità. Non sono impiegato né pagato da nessuno, faccio questo per sincera preoccupazione per il vostro benessere. Vi dirò la verità, anche se potrebbe sconvolgervi, perché nessun altro lo farà. Voglio che siate liberi ed è possibile che questo video susciti molta rabbia in coloro che si rendono conto di essere stati ingannati, ma anche in coloro che sono ignoranti e di mentalità chiusa. Per questo motivo non voglio che questo video diventi il più votato negativamente, quindi vi chiedo di seguirmi solo se sapete di non avere sufficienti conoscenze e solo se desiderate imparare. Ho fatto delle ricerche per voi e voglio condividere i risultati con voi. A tutti gli altri voglio far capire che non siete benvenuti qui e vi incoraggio a guardare qualcos'altro. Se lasciate commenti offensivi o denigratori vi farete passare per ignoranti e fanatici religiosi e verrete bannati. Questa community e i contenuti qui presenti sono riservati alle persone più aperte mentalmente e questo video sarà una prova per scoprire a quale gruppo appartenete. Accettatelo in silenzio perché non voglio che mi diciate che questo video scredita la mia integrità o che volete disiscrivervi. Non sono affari miei. Il mio compito è quello di risvegliarvi dall'illusione ed è vostro compito imparare in modo da poter aiutare gli altri affinché tutti possiamo crescere e proseguire in questo percorso di crescita terrena. Questo è l'accordo che stipulate rimanendo qui e voglio che lo rispettiate. Lo ripeterò ancora una volta, se siete convinti di vivere su un pianeta e siete qui per urlare agli altri al riguardo, secondo i vostri interessi egoistici andate avanti e guardate qualcos'altro. Questo video non fa per voi. Per tutti gli altri iniziamo con una serie di test per aiutarvi a capire cosa sta succedendo nella vostra testa e perché siete così disorientati.
Test numero 1. Ora voglio che rispondiate a 5 domande che metteranno alla prova la vostra conoscenza del pianeta Terra su cui presumibilmente vivete. Memorizza quante risposte vuoi dare. Qual è la circonferenza della Terra? Qual è il diametro equatoriale della Terra? Qual è il raggio della Terra? Qual è l'equazione che misura la curvatura terrestre? Qual è la velocità di rotazione della Terra sul proprio asse attorno al Sole? Test numero 2. Guarda lo schermo. Solo una di queste immagini è una fotografia, le altre sono state generate al computer. Qual è? Test numero 3. Nomina questi pianeti. Test numero 4. Voglio che tu pensi a qualsiasi cosa che possa dimostrare che la Terra è un globo senza utilizzare informazioni fornite da istituzioni o organizzazioni. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Prima di darti le risposte vorrei fare appello al tuo senso di gratitudine e chiederti di supportare questo canale. Tutti i miei contenuti sono gratuiti e mi piacerebbe che tu mostrassi il tuo apprezzamento per questi video. Ci sono molti metodi semplici per donare e iscriversi, come si legge nella schermata. Se vuoi parlare con me di ciò che hai imparato oggi o di qualsiasi altra cosa, prenota una chat. Puoi anche acquistare del merchandising, tutti i link sono qui sotto. Grazie per il vostro supporto. Ora potete guardare lo schermo per trovare le risposte. Si può tranquillamente affermare che probabilmente avete fallito tutti e 4 i test. La maggior parte delle persone che devono rispondere a domande basilari sulle dimensioni della Terra non ha la minima idea. Le immagini che avete visto nel test numero 2 erano tutte generate al computer e i pianeti nel test 3 sono in realtà vecchie padelle. Vi ho mentito per mostrarvi quanto sia facile ingannarvi e con quanta facilità crediate alle parole di una figura autorevole. Avete fallito anche il test 4 perché non siete in grado di fornire una singola prova scientificamente misurabile a sostegno della sfericità della Terra. Quindi riassumiamo ciò che abbiamo appreso da voi durante questi test. Prima di tutto non avete alcuna conoscenza del luogo in cui vivete, poiché probabilmente non avete mai analizzato o esaminato attentamente le informazioni che vi hanno fornito a scuola. Non ricordi niente, questo significa che chiunque ti fornisca informazioni sulla forma della Terra è il tuo insegnante e tu sei uno studente. Voglio che tu capisca le dinamiche tra noi. Il fatto che tu non sia riuscito a identificare una fotografia perché non ce n'era nessuna dimostra che non sai distinguere tra illusione e realtà. Inoltre ti lasci facilmente convincere di qualcosa di falso, addirittura ridicolo, solo perché qualcuno te lo ha detto, il che significa in pratica che raramente applichi il pensiero critico. È comprensibile, la vita può essere frenetica e piena di impegni. Nessun giudizio da parte mia, il che mi porta alla tua ultima constatazione. Test numero 4 è premessa di questo video. Anche se trovassi una prova che la Terra è un globo avresti torto, perché non esiste alcuna prova a sostegno di questa affermazione. Semplicemente non esiste. Non è mai esistita e non esisterà mai. Alcuni di voi potrebbero dire che è qualcosa di simile alle barche che scompaiono all'orizzonte, ma questo può essere facilmente smentito con la giusta attrezzatura ottica. Per quanto ci pensiate, non troverete mai nulla che vediate, sentiate o percepiate che confermi l'esistenza del globo. Tutto ciò che credete provi che siamo su un pianeta, in realtà dimostra che siamo un piano piatto, come nel caso della bussola, del radar, delle stagioni, delle costellazioni, eccetera. Non esistono esperimenti scientifici, equazioni, calcoli o misurazioni che possano giustificare l'esistenza di una Terra sferica. Potrebbe sorprendervi o scioccarvi, ma è un fatto indiscutibile. Eppure esiste un numero infinito di esperimenti scientifici, equazioni, calcoli e misurazioni che dimostrano che la Terra non è un globo e, sebbene in questo video non voglia perdere tempo a mostrarvene troppi, posso fornirvi un link a un video di 2 ore che lo spiega in modo coerente. Potete guardarlo dopo aver terminato questa presentazione oppure potete farlo ora e tornare a questo video. Spiega in modo logico e scientifico tutto ciò che non va nella teoria della Terra sferica. Il link è nella descrizione. La prova è innegabile e potete misurare e confermare tutto voi stessi arrivando infine alla mia stessa conclusione. Non vi sorprenderà scoprire a questo punto che vivete su una terra piana, immobile e geocentrica. Non è cava né a forma di patata o di pera, è piana. È un fatto semplice e ovvio e affermare il contrario è come dire che il pavimento della stanza in cui vi trovate ora può essere rotondo. Ma qualcosa è successo durante il nostro sviluppo, per cui abbiamo smesso di fidarci della nostra logica e dei nostri sensi e io sono qui per mostrarvi come e perché è successo, perché vi hanno mentito, come è stato fatto e perché è importante. So che non vedi l'ora di conoscere qualche esempio, visto che è per questo che sei qui, quindi analizziamo la questione dal punto di vista di una vittima, perché questo è ciò che siamo, o eravamo collettivamente fino al momento del risveglio. Dobbiamo ammettere di essere ignoranti, ma la domanda importante che dobbiamo porci è: cosa ci impedisce di mettere in discussione ciò che abbiamo imparato a scuola? Non esiste alcuna prova che la Terra sia sferica.
Non si può vedere la curvatura, non si può sentire il movimento, non si può misurare la gravità, non si può andare nello spazio. Tutto ciò non esiste e non esisterà mai, eppure abbiamo creduto a tutto ciò che ci hanno insegnato. Ci hanno convinto, contro il buonsenso e le leggi della fisica, che l'acqua può aderire a una roccia che si incurva. L'acqua non si incurva, non lo farà mai e non esiste alcun esempio di ciò in natura. Non esistono test che possano dimostrare il movimento della Terra e quando si sale su un treno ad alta velocità come il Shinkansen giapponese si inizia ad avere difficoltà a camminare già a 320 km/h. Ma la Terra a quanto pare ruota a 1673 km/h. Il Sole si muove attorno al centro della Via Lattea a una velocità di 864.000 km/h e la nostra galassia viaggia a circa 12,2 milioni di km/h rispetto alla radiazione cosmica di fondo che permea l'universo. Riesci a fare i calcoli? La Terra sfreccia nello spazio per milioni di chilometri al giorno. Tutto ciò che ci circonda si espande, ma per qualche ragione inspiegabile le stelle che vediamo sopra le nostre teste sono perfettamente immobili e le costellazioni non sono cambiate per migliaia di anni. Tutto questo non ha alcun senso, eppure ci crediamo. Come possiamo essere così illogici da accettare così tante strane contraddizioni? Hai mai pensato al motivo per cui un aereo potrebbe volare se la Terra fosse curva? Su un globo terrestre un aereo che vola da Londra a New York potrebbe abbassare costantemente la sua altitudine di 1,85 km ogni 10 minuti per non finire nello spazio, ritrovandosi a 354 km sopra la Terra alla fine del volo. Non esiste alcun sistema o dispositivo del genere in grado di compensare la curvatura terrestre su un aereo. In realtà l'intero concetto alla base della capacità di un aereo di volare si basa su una Terra stazionaria e non rotante. Se non fosse così, un aereo di linea commerciale non potrebbe mai raggiungere la sua destinazione, poiché la Terra, secondo le misurazioni ufficiali, ruota più velocemente della velocità dell'aereo. Non lasciatevi ingannare da chi dice che gli aerei si muovono con l'atmosfera o da altre assurdità simili. L'atmosfera che ruota in sincronia con la Terra viola tutte le leggi della fisica. I gas atmosferici dovrebbero avere le proprietà di un oggetto solido per poterlo fare. Ci sono anche molti casi di atterraggi di emergenza in luoghi assolutamente impossibili che non hanno senso sulla Terra. Eppure hanno perfettamente senso se si guarda la mappa di un mondo piano. È successo anche a me e ho raccontato questa storia in uno dei miei video precedenti. Ogni ingegnere che vuole costruire una qualsiasi struttura deve presupporre che la Terra sia piana e immobile. Non si può costruire nulla senza questo presupposto. Ironicamente la NASA usa lo stesso presupposto nei suoi documenti di ingegneria. Cosa c'è che non va nella specie umana se questa menzogna è stata raccontata a così tanti dei nostri antenati e nessuno l'ha mai analizzata per avvertirci che non ha senso? Tutta la nostra storia si basa sull'idea che la Terra sia un piano piatto. La Bibbia parla di questo dalla prima all'ultima pagina. Sono passati solo circa 100 anni da quando hanno iniziato a propinarci questa assurda ideologia eliocentrica, eppure ogni religione antica comprendeva perfettamente che fosse logico che la Terra fosse immobile e livellata. Perché nessuno ci ha mai detto che le correnti aeree o oceaniche, le stagioni, le temperature, le rotte aeree e le rotte marittime intercontinentali non hanno senso se non vengono rappresentate su una mappa della Terra piana? Come mai nessuno se l'è mai chiesto? Cosa ci hanno fatto per renderci così ciechi da non guardarci nemmeno intorno? Com'è possibile che nessuno si sia accorto che quando guardiamo la Luna in realtà vediamo una mappa della Terra piana con tutti i continenti proprio lì davanti ai nostri occhi ogni notte? Se volete saperne di più, guardate il video che ho realizzato sull'argomento 2 anni fa. In effetti è possibile vedere la stessa Luna contemporaneamente da due lati opposti del globo. Come possiamo non capire che ogni 111 km ci dovrebbe essere un calo di altitudine di 1 grado che equivale a un calo di 8 metri ogni 100 km? Se ci fosse una curva e tu fossi in piedi sulla spiaggia a guardare il tramonto, il sole inizierebbe a tramontare circa 4,8 km davanti a te. Per vedere una linea di luce sulla superficie dell'oceano al tramonto devi essere su un piano orizzontale, altrimenti il riflesso del sole sarà un puntino di luce dietro l'orizzonte. Non riusciresti mai a vederlo. Sono semplici leggi della fisica e dell'ottica. Perché crediamo così facilmente all'impossibile? Perché siamo così stupidi e illogici? Abbiamo i barometri, eppure non colleghiamo i puntini per capire che la pressione atmosferica richiede un contenitore. Non è possibile avere un ambiente pressurizzato a ridosso del vuoto. Secondo le leggi fondamentali della fisica, se ciò fosse vero, tutto ciò che si trova sulla Terra verrebbe immediatamente risucchiato nello spazio, senza contare che l'acqua nel vuoto bolle a temperatura ambiente. Come possiamo essere così ingenui? È davvero imbarazzante credere a tutto questo una volta che sappiamo di essere stati ingannati. Viviamo in un mondo immaginario creato per noi.
Se la Terra fosse un globo, l'alba avrebbe un aspetto completamente diverso perché verrebbe illuminata dal basso verso l'alto. Avrebbe questo aspetto, ma non è così. Probabilmente non lo sapete, ma ogni anno l'8 luglio alle 11:15 quasi tutti sulla Terra, ad eccezione di Australia e Nuova Zelanda, possono vedere il sole o il crepuscolo. Accade ogni anno ed è impossibile se fossimo su una sfera, ma è perfettamente comprensibile se lo si osserva dalla prospettiva di un disco stazionario. Cosa ci è successo per credere più alla TV che ai nostri occhi? Se nessuno vi dicesse che la Terra è una sfera, sapreste che è piana. Questa sarebbe la più assurda e idiota teoria del complotto in cui credere se non fossimo stati indottrinati. Credereste ora che sia un quadro o un triangolo? Se no, perché dovreste credere che sia una sfera? Non ci sono prove che abbia nessuna di queste tre forme. Le montagne visibili più distanti si trovano a centinaia di chilometri da noi, come nel caso di Pic Gaspard nelle Alpi francesi, visibile da Finestres dei Pirenei. La montagna dovrebbe essere nascosta dietro una curvatura di 15,4 km, ma non lo è. In realtà, quando usiamo una telecamera infrarossi su un aereo, possiamo vedere a centinaia di chilometri di distanza senza problemi. Tutto questo dovrebbe essere impossibile su una sfera. Come facciamo a non essere arrabbiati per essere stati presi in giro o ingannati? Lo sapevate che a nessuno è permesso esplorare l'Antartide e il Polo Sud? È l'unico trattato che ogni singolo paese, per quanto ostile agli altri, ha sottoscritto e che magicamente viene rispettato ancora oggi. Non si può uscire. Non ve lo permetteranno, potrebbero uccidervi se ci provate. E hanno giustificato tutto con la favola ingenua sulla protezione dei pinguini. Perché è più facile ingannarci che convincerci di essere stati ingannati in primo luogo. Ci sono 3 astronauti che, davanti alle telecamere, hanno affermato che la Terra è piana o che non siamo mai stati nello spazio. Miroslav Hermaszewski, Igor Volk e Buzz Aldrin. Cercatelo voi stessi. Non esiste una fonte nota di gravità e la sua definizione viene utilizzata in realtà solo per spiegare la sfericità della Terra. La gravità non può essere definita o misurata matematicamente, logicamente o empiricamente, poiché non esiste un campo magnetico che influenzi le proprietà cinetiche della materia organica. È semplicemente la densità degli oggetti e questa è l'unica legge della fisica che spiega perché tutto cade a terra. Perché non ci rendiamo conto che non esistono magneti a forma di sfera? Affinché un oggetto abbia un polo nord e un polo sud deve avere la forma di una barra o di un anello, il che si correla perfettamente con il concetto di un mondo piatto. È anche impossibile avere un nucleo terrestre di metallo liquido teorizzato come fonte di gravità, perché tutti i materiali perdono le loro proprietà magnetiche allo stato liquido. Cosa ci hanno fatto per disattivare la nostra capacità di vedere la derisione e il male? Era il 1666 quando fu registrata la prima eclissi. Nello stesso anno Isaac Newton affermò di aver scoperto la gravità. Siamo inclinati di 66,6 gradi e ruotiamo attorno al Sole a una velocità di 66.600 miglia all'ora. Ci stanno prendendo in giro e non si sforzano nemmeno di nascondercelo. Usano persino le mappe piane della Terra nei loro loghi, come nel caso delle Nazioni Unite. È proprio sotto i nostri occhi e questi sono solo alcuni piccoli esempi. Come si può vedere nel video con le 200 prove, molti altri vengono scoperti ogni giorno. Non finisce mai. Questa menzogna sta diventando sempre più ridicola, soprattutto perché oggi chiunque può mandare un pallone nello spazio e vedere il panorama da 36 km sopra la Terra. Molti di questi video sono stati registrati e ovviamente non c'è alcuna curvatura da nessuna parte, a meno che i media non vogliano mentirvi mostrando le stesse immagini, ma riprese con un obiettivo fisheye. Secondo l'equazione della visibilità dovremmo essere in grado di vedere centinaia di chilometri di curvatura in ogni direzione e l'orizzonte sferico dovrebbe essere molto lontano da noi, diventando più piccolo con ogni chilometro di altitudine. Ma non è così. Vi trovate di fronte a 2 modelli della Terra e uno di 2 deve essere una menzogna di proporzioni enormi. In realtà non si tratta della forma della Terra, ma della grandezza della menzogna, perché questa è la madre di tutte le menzogne, una menzogna così grande che nemmeno le teorie del complotto riescono a scalfirla. Com'è possibile che, dopo aver passato 20 anni a studiare tutte le possibili cospirazioni, la Terra piana non mi sia mai imbattuta? Perché presidenti, politici, YouTube e Wikipedia continuano a mettervi in guardia sulla Terra piana? Non c'è alcun tentativo orchestrato di smentire fantasmi, Bigfoot o il mostro di Loch Ness. Perché la forma della Terra fa eccezione? Perché state assistendo al panico generale mentre tutti si stanno rendendo conto di questa verità. Sapete bene di vivere in un mondo basato sull'inganno? Ho realizzato questo video su questo argomento qualche anno fa e dovreste guardarlo se non l'avete ancora fatto.
Se vuoi riconoscere il tuo posto in questo sistema di menzogna, guarda il video intitolato I passi del risveglio. C'è anche un video che ho realizzato intitolato Matrix. Questa attuale struttura umana per qualche ragione è interamente basata sulle menzogne. Le menzogne sono concepite in modo da diventare un lasciapassare per entrare a far parte della società. Sacrifichi la tua sanità mentale e la tua normalità e di conseguenza vieni danneggiato dall'essere vittima di uno dei meccanismi di controllo mentale basati sul trauma più devastanti a livello psicologico. Sei soggetto a un'ideologia primitiva di servitù e schiavitù, dove la tua istruzione è completamente controllata e ti priva della capacità di essere intelligente e consapevole di ciò che ti circonda. È la menzogna più grande e di maggior successo della nostra storia. Sei stato addestrato a non fidarti dei tuoi sensi e della tua logica e sei stato condizionato a rivolgerti all'autorità e anche per le risposte più semplici agendo contro il tuo buonsenso e la tua percezione audiovisiva. Le bugie si difendono da sole, poiché sono state concepite in modo tale che la società possa autoregolamentarsi. Tutto si basa sul nostro bisogno di essere accettati e rispettati e per farlo ci affidiamo al pensiero di gruppo. Misuriamo e definiamo persino la nostra sanità mentale confrontando l'ideologia e le conoscenze che possediamo con quelle di una determinata cellula sociale a cui apparteniamo. Questo è il meccanismo che ci permette di adattarci perfettamente a una collettività malata e illusa. Se volete mettervi alla prova, pensate a quante persone potete inviare questo video senza essere criticati o addirittura senza interrompere completamente i rapporti, ma una bugia rimane una bugia, anche quando è creduta da tutti. Ora analizziamo il profilo di un tipico sostenitore della Terra sferica. Ci sono solo due possibilità per una persona di credere nella Terra sferica: o non ha mai avuto la possibilità di analizzare il modello eliocentrico della Terra, oppure non è abbastanza intelligente e di mentalità aperta per comprendere la verità. Ricorda che la maggior parte delle persone al mondo non è intelligente. Anzi, la maggior parte di loro è così poco intelligente da rappresentare una minaccia per se stessa e per chi le circonda. Solo una manciata di individui dotati di pensiero logico contribuisce al progresso della nostra società, mentre il resto è chiuso di mente e molto facile da indottrinare, e stiamo parlando del 95% della società. Ecco la differenza tra gli intelligenti e gli altri. Gli intelligenti non credono di vivere su un piano orizzontale. Lo vedono, lo sentono e sanno che è lì che si trovano e, che ti piaccia o no, anche tu sei uno di loro perché questa è la realtà in cui vivi. Tutto ciò che ti circonda lo dimostra. I veri credenti sono coloro che pensano di vivere sul globo terrestre perché rappresentano un'ideologia priva di fondamento. Non c'è modo di difendere logicamente e scientificamente l'esistenza di un globo terrestre e questo è un dato di fatto. Tutti noi vediamo le stesse prove intorno a noi e l'unica differenza sta nell'interpretazione. Non è possibile che un essere umano intelligente, dopo aver esaminato la questione della forma della Terra, continui a credere che sia rotonda. La credenza nella Terra sferica è tutta una questione di emozioni, mentre la comprensione della Terra piana si basa sulla scienza e chiunque conosca anche solo una minima parte di ciò che sappiamo noi sarà costretto a convertirsi immediatamente alla verità. La teoria della Terra sferica è una religione basata sul destino e la maggior parte delle persone non sa nemmeno che questo è stato creato in realtà dai sacerdoti gesuiti. I teorici della Terra sferica sono convinti di credere nella scienza, ma in realtà fanno parte di una setta che rappresenta lo scientismo, una pseudo-religione intellettuale basata sull'indottrinamento e sulle menzogne, dove non è permesso mettere in discussione alcuna incoerenza irrazionale. La scienza della Terra sferica è una grottesca parodia della logica. È scientismo mescolato ad una buona dose di negazionismo. Coloro che credono in questa eresia purtroppo crederanno in qualsiasi cosa, poiché sono completamente in balia degli ingannatori. La credenza nella sfericità della Terra è una religione antispirituale per persone smarrite. Chi crede nella sfericità della Terra crede automaticamente nel governo e pensa che sia tutto lecito per loro. Il vero problema non sono le persone che non conoscono i fatti sulla Terra. Non conoscere la verità non significa essere ignoranti, significa non voler conoscere la verità. Sono coloro che negano che la Terra sia piana e responsabili di tutti i mali del mondo. Sono loro i più problematici, pigri e sprezzanti, perché per loro è più facile ridere piuttosto che fare ricerche che inevitabilmente li porterebbero a rifiutare l'ipotesi della sfericità della Terra, pur avendone la capacità intellettuale. Sono persone che si aggrappano disperatamente a un'ideologia infantile che è stata loro inculcata quando avevano 7 anni. Essere un terrapiattista è come essere un adulto e credere ancora a Babbo Natale. Vivono nella loro immaginazione, condizionati da una risposta pavloviana che sfugge al loro controllo. La maggior parte di queste persone ha anche una percezione distorta delle istituzioni che plasmano le loro vite. Scuole, università e agenzie governative non sono lì per proteggerli, ma per sfruttarli e ingannarli. Non sanno di essere stati in diversi campi di indottrinamento. La loro psiche è stata plasmata per obbedire agli ordini dell'autorità, venendo ricompensati per aver ripetuto qualsiasi cosa venisse loro detta.
Dopo 18 anni di istruzione tutto ciò che conosco sono menzogne ed è per questo che serve il sistema educativo. Ma è assolutamente sconvolgente quante persone si sentono intellettualmente superiori semplicemente ripetendo a pappagallo tutto ciò che l'establishment ha inculcato loro. Ci sono molti intellettuali che non raggiungeranno mai il loro pieno potenziale a causa della loro dipendenza dal seguire i dogmi dell'autorità e ne conosco troppi. È sconcertante come la loro comprensione della realtà si basi esclusivamente su informazioni non verificate e si rifiutano categoricamente di approfondire la questione quando vengono interpellati. Per loro è molto difficile crescere e affrontare il mondo reale in cui vivono. Coloro che si aggrappano disperatamente all'idea del globo e non comprendono la realtà sono schiavi e più resistono più si imprigionano volontariamente, trascinando con sé il resto della società. Queste sono le persone che non volevo vedessero questo video. Qual è il profilo di un terrapiattista medio? Ci viene insegnato fin da piccoli ad accettare la teoria della terra piana come una teoria primitiva in cui credevano i selvaggi del passato. È sinonimo di stupidità, paragonato prima all'essere un comunista, poi un sostenitore di Trump e ora un burattino controllato da Putin. In realtà non credere nella sfericità della Terra è peggio che essere un complottista. Un'espressione che è di per sé una cospirazione, poiché è stata resa popolare artificialmente dalla CIA negli anni 60 per screditare coloro che dicono la verità, che il governo non vuole che nessuno sappia. La teoria della terra piana è considerata la più arcaica e primitiva, appannaggio degli stupidi e degli ignoranti, sebbene la verità sia esattamente l'opposto. La comprensione di una terra non rotante e stazionaria è scienza matura e realtà per adulti. Quando si parla con qualcuno che comprende la realtà, ci si trova in presenza di una persona che appartiene al gruppo delle persone più intelligenti del mondo. Qualcuno non ha necessariamente bisogno di avere un quoziente intellettivo altissimo, ma che sa collegare i punti e non ha paura di aprire la mente e analizzare teorie contraddittorie. Essere il proverbiale complottista significa dedicare mesi o addirittura anni a ricerche meticolose, raccogliendo quante più informazioni possibili da quante più fonti possibili, analizzando ed elaborando presupposti e fatti complessi e contraddittori. Un terrapiattista medio sa di più di ciò che credono i credenti del globo, perché tutti loro prima di tutto credevano nella sfericità della Terra. Il nostro scetticismo e i nostri sospetti ci danno un enorme vantaggio rispetto al resto della popolazione. Dovete capire che non siamo qui per mentirvi e non siamo il nemico. Siamo appena usciti da una setta e stiamo cercando di aiutarvi a fare lo stesso. Bastano letteralmente 10 minuti per provare a dimostrare che la Terra è sferica e vi rendereste subito conto che è impossibile. Abbiamo tutti una cosa in comune. Tutti abbiamo pensato che la Terra fosse un globo, tutti abbiamo riso all'idea che fosse un disco, tutti abbiamo fatto molte ricerche e tutti sappiamo che non potremo mai tornare alla favola del globo. Dovete capire che cerchiamo di liberare la scienza dalla manipolazione e dalla stupidità, perché ironicamente coloro che hanno titoli scientifici altisonanti sono di solito i più indottrinati, pagati e di cui non ci si può fidare. Noi facciamo il loro lavoro, ma in modo onesto e razionale. Non abbiamo tutte le risposte. In realtà ci sono così tante menzogne che sappiamo ben poco, ma ciò che sappiamo è vero e sappiamo comunque molto più di una persona media che ha l'illusione della conoscenza. È meglio avere domande a cui non si può rispondere che risposte che non si possono mettere in discussione. Siamo qui per scoprire la verità sul nostro mondo e sulle leggi fisiche che lo governano. Poiché è scientificamente impossibile difendere la sfericità della Terra, ricorrono al metodo di ridicolizzare la verità, che è molto più veloce ed economico che cercare di dibattere la questione con noi. Sono abbastanza coraggioso da essere chiamato pazzo, non mi importa. Quando veniamo ridicolizzati per noi è una vittoria, perché possiamo facilmente identificare con chi abbiamo a che fare e coloro che ci insultano sono di solito la parte intellettualmente più bassa della nostra società, ignoranti dalla mentalità chiusa di cui ho parlato prima. E se lo fanno significa che hanno già perso la discussione, perché lo fanno per impedirci di dibattere con loro, cosa di cui non sono capaci. Possono insultarci come vogliono, ma l'inferno in cui vivono è molto peggio che essere costantemente e irragionevolmente ostracizzati. Essere un terrapiattista è un posto solitario, nessuno lo vorrebbe. Ci vuole molto coraggio per tenere duro e parlare di ciò che è reale. Ma abbiate fiducia nel vostro intelletto e nella vostra logica. Fidatevi della vostra intelligenza, sapendo che comprendere la forma della Terra è incredibilmente importante, molto più importante del problema del vostro ego di essere umiliati e ridicolizzati. Dopo mesi o addirittura anni di ricerca, raccogliendo quante più informazioni possibili da quante più fonti possibili, analizzando ed elaborando le teorie complesse e contraddittorie, dovreste sopportare il ridicolo da parte della fazione meno intelligente della società, quella che non capisce e non fa nulla. Ma capire che la Terra non è una sfera significa essere un uomo libero, poiché solo i completamente indottrinati credono che sia un globo. Il nostro numero sta aumentando rapidamente, con sempre più argomentazioni
dimostrazioni e osservazioni logiche che riemergono e che non possono essere confutate da chi crede che la Terra sia sferica. Quindi perché tutto questo è importante? Perché è un problema di salute mentale. Se qualcuno vi chiede che differenza fa, significa che sono già psicologicamente danneggiati e indottrinati. La verità e la qualità della loro vita sono secondarie per loro. È più un cinico meccanismo di difesa che una domanda. Come si può comprendere la metafisica se non si comprendono le leggi fondamentali della fisica di questo mondo? Non sai dove, perché e chi sei qui. Ci sono molti motivi per cui è importante e uno di questi è che possiedi una mente creativa potente di cui non vogliono che tu sia consapevole. Ti rubano tempo ed energie perché la menzogna ti rende un servo inconsapevole del sistema. Questo argomento, apparentemente il più ridicolo di tutti, è in realtà uno dei più importanti. Perché è importante? Non ti interessa la tua realtà? Allora cosa ti interessa? Ricorda che non esiste l'ateismo nella vita adulta, scegli tu cosa adorare. Questo significa che per te non c'è nulla al di là del materiale. Se non ti interessa la tua realtà e chi l'ha creata, allora ti va bene essere uno schiavo volontario. Questo significa che adori il governo. E allora potresti chiederti perché ci mentono? Quando è stata l'ultima volta che il governo non ci ha mentito? Questa è la vera domanda che devi porti. La definizione di governo è mentire. Sei felice di lavorare 4 mesi all'anno gratis? Ti piace pagare una fortuna per gas ed elettricità? Questo è il risultato della menzogna. Il governo ti deruba della tua libertà di costruire comunità invece di società, libertà di creare un mondo senza guerre, povertà e miseria e libertà di essere la migliore versione di te stesso. Poi c'è la tesi che la cosa sia troppo grande per essere una cospirazione e per questo è di solito una scusa di una mente molto ignorante. Se pensate che sia troppo grande per essere una menzogna, immaginate come funziona il mondo se di fatto quasi tutto ciò che ci insegnano è una menzogna. Non solo la forma di questo pianeta. Il fatto è che la cosa è troppo grande per essere ignorata perché vogliono che voi partecipiate al processo di creazione del pianeta prigione e il vostro silenzio significa sia tutto questo. Potrebbe arrivare un momento in futuro in cui la vostra volontà di comprendere la forma della Terra deciderà della vostra sopravvivenza. Sarete costretti a scegliere da che parte stare e questo determinerà se vivrete. Abbiamo già avuto una prova di questo durante il blocco intellettuale iniziato nel 2020. La forma della Terra è il fondamento su cui si basano tutte le menzogne e, una volta rimosso, l'intera struttura dell'inganno crollerà. Una volta smascherata la menzogna della Terra si può passare a smascherare i sistemi finanziari e politici, la verità sulla società, l'origine della vita e quindi scoprire da dove si viene veramente e chi si è. E poi si scopre che tutto il resto è una menzogna. Il Big Bang, la materia oscura, le stelle, l'evoluzione, la gravità, l'immensità romantica dello spazio, le galassie, i buchi neri, le eruzioni solari, la velocità della luce, tutto una grande favola. Una Terra stazionaria e geocentrica apre le porte alla vera conoscenza e alla verità sulla vita. La verità su tutte le terre che si trovano al di fuori del cerchio terrestre conosciuto. Le terre in cui non è permesso andare, viviamo su una casa progettata e costruita solo per te. alla giusta temperatura, alla giusta pressione, la giusta radiazione, l'esposizione al sole, eccetera. È matematicamente e fisicamente impossibile che sia una coincidenza. Vogliono farti credere che tutto ciò sia il risultato di un caos insignificante, mentre è vero il contrario, tutto si basa sull'armonia e tu sei il diapason di questa realtà. Vogliono che tu viva in un mondo immaginario, un mondo in cui tutto è di proprietà e registrato, dove loro possono possedere la natura, dove tu possederai ben poco, ma alla fine non possederai più nulla e non sarai felice. Non vogliono che tu sappia che tutta la ricchezza della terra appartiene a noi. Non vogliono che tu sappia di essere il legittimo proprietario di tutto ciò che questo mondo ha da offrire. La terra ci è stata rubata. Ti mentono e ti governano dei parassiti che si nutrono della tua ingenuità e indifferenza alla sofferenza. La terra è nostra e dobbiamo riprendercela. Ora che conoscete la verità dovete decidere cosa farne. Perché se il mondo è stato creato per voi, allora deve avere un creatore e dovete orientare la vostra percezione della vita in quella direzione. E questo è l'aspetto metafisico della realtà di cui fate parte, che vi piaccia o no. La nostra responsabilità è quella di dare inizio alla più grande conversione ideologica della storia. Dobbiamo fare in fretta, non abbiamo molto tempo. Ciò che serve per liberarci dalla schiavitù dell'inganno è la conoscenza, non le armi. Non hanno il potere di rendervi schiavi, quindi usano i media, le istituzioni educative e il governo per permettervi di schiavizzarvi da soli. Non dovete aderire alla loro illusione, non controllano il vostro libero arbitrio di essere razionali e autoformarvi.
Non vi siete evoluti da una scimmia, non vivete su un globo rotante, lo spazio non esiste. La Terra è stata creata per voi, con tutto ciò che ha da offrire, affinché possiate prosperare e svilupparvi qui. È tempo che agiate e facciate qualcosa. Questa è la vostra responsabilità e il vostro dovere spirituale. Iniziate a condividerlo con questo video e altri video sulla vera forma della Terra con tutti coloro che conoscete e a cui tenete, ignorando la paura innata del ridicolo. Informatevi guardando questi canali YouTube. Non permettete che vi tolgano la vita in nome di una malvagia ideologia di inganno e schiavitù. Non è troppo tardi, è ancora legale svegliarsi e pensare con la propria testa. Ho dedicato molto tempo ed energia a questo video e se vi è stato utile in qualche modo vi prego di supportare questo canale, è semplice e facile e qualsiasi importo va bene, potete prenotare una chat o acquistare del merchandising, trovate tutti i link qui sotto, grazie. Tutti i link sono nella descrizione del video originale.